Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Ava, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Volevo parlare di alcune questioni quotidiane che affrontiamo. Hai tempo per chiacchierare? Sì, ce l'ho. Penso sia importante discutere dei nostri problemi quotidiani. Quali questioni vuoi affrontare? Ho pensato al traffico e a come renda la nostra giornata più difficile. Affronti il traffico quando vieni al lavoro? Sì, lo affronto. Ogni mattina passo molto tempo in auto. Le strade sono molto affollate e a volte arrivo in ritardo. È frustrante. Prendo l'autobus e spesso è in ritardo a causa del traffico. A volte arrivo al lavoro sentendomi stressata. La penso allo stesso modo. Quando sono bloccato nel traffico, non riesco a rilassarmi. Vorrei che ci fossero meno auto in circolazione. Forse potremmo usare di più i mezzi pubblici o organizzare un carpool con gli amici per ridurre il traffico. Hai mai provato? Ho pensato al carpooling, ma mi piace guidare la mia auto. Ho paura che i mezzi pubblici siano affollati e scomodi. Capisco. A volte mi sento così riguardo all'autobus. Ma se più persone usassero i mezzi pubblici, potrebbe migliorare. È vero. Dobbiamo trovare una soluzione al problema del traffico. Quali altri problemi quotidiani affronti? Sono anche preoccupata per il costo della vita. I prezzi del cibo, dell'affitto e di altri beni continuano a salire. È difficile fare un bilancio. Sì, l'ho notato anche io. Cerco di risparmiare, ma ogni mese le mie spese aumentano. A volte rinuncio a comprare cose di cui ho bisogno perché sono troppo costose. Anche io mi sento così. Devo pianificare i miei acquisti con molta attenzione. Compro meno e cerco offerte, ma è comunque difficile. È dura. Vorrei che i prezzi rimanessero stabili o scendessero. Renderebbe la vita più facile. Hai pensato di fare la spesa nei mercati locali o nei negozi più piccoli? A volte hanno prezzi migliori. Sì, vado al mercato locale nei fine settimana. Aiuta un po', ma sento comunque la pressione dei costi crescenti. Dobbiamo essere intelligenti con i nostri soldi e trovare buone offerte. Forse possiamo scambiarci consigli sul budget. È una buona idea. Dobbiamo aiutarci a risparmiare. E per quanto riguarda il lavoro? Hai problemi sul lavoro? A volte mi sento sopraffatta dai miei compiti, ho molte email da rispondere e rapporti da scrivere. Rende la mia giornata molto intensa. Capisco. Anche io ho molto lavoro. A volte rimango oltre l'orario per finire i miei compiti. Mi sento stressato quando ho troppo da fare. Cerco di pianificare la mia giornata e di fissare obiettivi piccoli, ma non è sempre facile. A volte sento di non riuscire a stare al passo. Pianificare aiuta, ma i problemi imprevisti possono rendere tutto difficile. Vorrei che il mio lavoro fosse meno stressante. Forse potremmo parlarne con il nostro responsabile riguardo al carico di lavoro. È importante avere un equilibrio per non sentirci sopraffatti. È una buona idea, ci penserò. E per quanto riguarda la tua salute? Hai problemi di salute? Cerco di mangiare sano e di fare esercizio, ma a volte mi sento stanca. Non ho sempre tempo per cucinare pasti sani o andare in palestra.
La penso così anche io. Spesso mangio fast food perché è veloce, ma non mi fa sentire bene. Voglio esercitarmi di più, ma sono troppo occupato. È difficile trovare tempo per la salute quando abbiamo così tanti problemi quotidiani. Cerco di camminare per 30 minuti ogni giorno, ma a volte salto. So che l'esercizio è importante, ma quando sono stanco dopo il lavoro, voglio solo riposare. Dobbiamo dare priorità alla nostra salute, anche se le nostre giornate sono impegnative. Sì, forse possiamo pianificare di fare esercizio insieme nei fine settimana. Potrebbe essere più divertente. È un'ottima idea. Mi piacerebbe unirti per una camminata o una passeggiata in bici. E per quanto riguarda la famiglia e gli amici, hai problemi nella tua vita personale? A volte sento di non avere abbastanza tempo da dedicare alla mia famiglia e ai miei amici. Lavoro tutto il giorno e poi ho molte faccende a casa. Anche io mi sento così. Amo la mia famiglia e i miei amici, ma spesso devo cancellare i piani perché sono troppo occupato. È importante avere tempo per le persone a cui teniamo. Cerco di chiamare i miei genitori nel fine settimana, ma a volte me ne dimentico. Cerco di visitare la mia famiglia una volta al mese, ma è difficile trovare tempo libero. Dobbiamo sforzarci di bilanciare il lavoro e la vita personale. Forse possiamo pianificare un piccolo incontro con i nostri amici il mese prossimo. Sarebbe bello rilassarsi e divertirsi. È una buona idea. Ti aiuterò a pianificarlo. Possiamo invitare alcuni amici stretti e fare un pranzo semplice. Ti senti mai stressata a causa del troppo tempo davanti allo schermo? Sì, mi capita. Passo molto tempo sul mio telefono e computer per lavoro e social media. A volte mi sento stanca a causa dello schermo. Anche a me capita. Cerco di limitare il mio tempo davanti allo schermo, ma è difficile. Vorrei leggere un libro o andare fuori, ma controllo sempre i miei messaggi. È importante prendersi delle pause dallo schermo. Cerco di impostare una sveglia per ricordarmi di alzarmi e riposare gli occhi. È una buona idea. Proverò a farlo anch'io. Dobbiamo essere più consapevoli del nostro tempo davanti allo schermo per rimanere in salute. Cosa pensi del tempo? Hai problemi a causa di esso? A volte il tempo rende la mia giornata più difficile. Quando piove, il traffico è peggiore e mi bagnerei se dimentico l'ombrello. Sono d'accordo. Non mi piace quando fa molto caldo o molto freddo. Il clima estremo rende scomodo uscire. Cerco di controllare le previsioni del tempo ogni mattina, ma a volte cambia all'improvviso. Vorrei che il tempo fosse più prevedibile. Questo aiuterebbe molto. Pianifico sempre la mia giornata in base al tempo, ma la pioggia imprevista può rovinare i miei piani. Sì, essere preparati è importante. Porto sempre un piccolo ombrello nella mia borsa, giusto per sicurezza. È una buona abitudine. Dovrei farlo anch'io. Non possiamo controllare il tempo, ma possiamo prepararci. In sintesi, oggi abbiamo parlato di molte questioni quotidiane. Abbiamo discusso di traffico, costo della vita, stress lavorativo, salute, tempo con la famiglia, tempo davanti allo schermo e meteo. Sì, è vero. Sento che parlare di questi problemi mi aiuta a comprenderli meglio. È bello condividere i nostri sentimenti e le nostre idee. Concordo. Anche se affrontiamo molte sfide, possiamo trovare soluzioni parlandone. Ho appreso che il traffico è un problema comune per entrambi. Dobbiamo considerare di fare carpooling o usare di più i mezzi pubblici. È vero, dobbiamo pianificare meglio i nostri spostamenti per evitare stress. Abbiamo anche parlato dell'aumento del costo della vita.
È importante fare un bilancio e cercare buone offerte quando facciamo la spesa. Sì, cercherò di fare la spesa nei mercati locali e confrontare i prezzi più spesso. Al lavoro, entrambi ci sentiamo sopraffatti a volte. Pianificare e parlarne con il nostro manager può aiutare a ridurre lo stress. Ci penserò al mio piano di lavoro e magari chiederò un incontro con il mio manager. La nostra salute è molto importante. Dobbiamo trovare tempo per esercizio e pasti sani, anche quando siamo impegnati. Concordo. Proverò a cucinare di più a casa e ad unirti per le passeggiate nei fine settimana. Dobbiamo anche passare più tempo con la nostra famiglia e i nostri amici. È importante bilanciare lavoro e vita personale. Sì, pianificherò un piccolo incontro con gli amici il mese prossimo. Sarebbe bello rilassarsi e divertirsi. Abbiamo discusso del tempo davanti allo schermo e dei suoi effetti sulla nostra salute. Impostare limiti e prendere pause è importante. È vero. Cercherò di leggere più libri e passare meno tempo sul mio telefono. Infine, abbiamo parlato dei problemi legati al tempo. Essere preparati alla pioggia o al caldo estremo può aiutarci a pianificare meglio la nostra giornata. Ora controllo sempre le previsioni del tempo. Porterò anche un ombrello e indosserò vestiti appropriati. Sento che parlare di queste questioni quotidiane mi rende più consapevole delle mie abitudini. È un buon modo per riflettere su ciò che possiamo cambiare. Concordo. Ho imparato molto dalla nostra conversazione di oggi. Proverò a essere più proattivo nella risoluzione dei miei problemi quotidiani. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri con me, Ben. È sempre bello parlare con un amico dei nostri sentimenti. Grazie, Ava. Ho apprezzato la nostra chiacchierata. Mi fa sentire che non siamo soli ad affrontare queste problematiche. Sì, siamo insieme in questo. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Magari potremmo parlare di come abbiamo risolto alcuni di questi problemi. È un'ottima idea. Scriverò alcune delle cose che voglio cambiare e potremo discuterne la prossima volta. Farò lo stesso. È bello avere un piano per il futuro. Buona giornata, Ben. Spero che oggi sia meno stressante per te. Grazie, Ava. Ti auguro una buona giornata anche a te. Incontriamoci presto per parlare di più. Ti chiamerò più tardi questa settimana. Va bene. Grazie ancora per la chiacchierata. A presto. Ciao, Ava. Abbi cura di te. Ciao, Ben. Abbi cura di te. Traffico. Traffico. Il traffico è molto intenso oggi. Ci sono sempre problemi di traffico in questa città. Preferisco camminare piuttosto che affrontare il traffico. Quotidiane. Quotidiane. Le routine quotidiane sono importanti. Ogni giorno faccio le mie attività quotidiane. Le piccole abitudini quotidiane possono fare la differenza. Frustrante. Frustrante. La situazione è davvero frustrante. A volte è frustrante non riuscire a comunicare. Ho trovato il compito molto frustrante. Scomodi. Scomodi. I pantaloni sono scomodi. Questi scarponi sono scomodi per camminare. Sedersi su questa sedia è molto scomodi. Preoccupata. Preoccupata. Maria è preoccupata per il suo esame. Luca sembra preoccupata per il suo lavoro. Non essere preoccupata, tutto andrà bene.
Costo. Costo. Il costo del libro è alto. Dobbiamo controllare il costo della cena. Il costo del viaggio è stato sorprendente. Bilancio. Bilancio. Il bilancio deve essere approvato ogni anno. Abbiamo bisogno di un bilancio per gestire le spese. Il bilancio mostra le entrate e le uscite dell'azienda. Spese. Spese. Le spese mensili sono aumentate. Devo tenere traccia delle spese. Le spese per il viaggio sono basse. Offerte. Offerte. L'agenzia ha inviato un'offerta speciale. Ho ricevuto un'offerta per il mio progetto. L'offerta era valida solo per una settimana. Sopraffatta. Sopraffatta. Mi sento sopraffatta dal lavoro. La situazione è sopraffatta di emozioni. Non voglio essere sopraffatta da questa pressione. Impegnative. Impegnative. Le attività impegnative richiedono molta energia. Alcuni progetti possono essere impegnative e stressanti. È importante affrontare le sfide impegnative con pazienza. Sano. Sano. Il cibo sano è importante per la salute. Mangio frutta e verdura per rimanere sano. È fondamentale avere uno stile di vita sano. Esercizio. Esercizio. L'esercizio è importante per la salute. Faccio esercizio ogni giorno. L'insegnante ci ha dato un esercizio da completare. Prevedibile. Prevedibile. La risposta è prevedibile. Il risultato del gioco era prevedibile. Non è mai stato così prevedibile. Estremo. Estremo. La situazione è diventata estremo. L'allenamento richiede uno sforzo estremo. È un evento estremo che non dimenticherò mai. Abitudine. Abitudine. L'abitudine può essere difficile da cambiare. Ho un'abitudine di leggere ogni sera. La mia abitudine preferita è fare una passeggiata. Consapevole. Consapevole. Essere consapevole è importante per prendere decisioni. Lui è sempre consapevole delle sue azioni. Dobbiamo essere consapevoli del nostro impatto sull'ambiente. Problematiche. Problematiche. La situazione è molto problematica. Abbiamo discusso delle problematiche in classe. È importante risolvere le problematiche rapidamente. Riflettere. Riflettere. È importante riflettere prima di prendere una decisione. A volte, riflettere può aiutarti a trovare soluzioni. Dobbiamo riflettere sui nostri errori per migliorare. Proattivo. Proattivo. Essere proattivo è importante nel lavoro. Un approccio proattivo può risolvere molti problemi. L'atteggiamento proattivo aiuta a raggiungere obiettivi. Cosa ha suggerito Ava per ridurre il traffico? Quale problema ha menzionato Ben riguardo al suo lavoro?
Ava e Ben discutono principalmente di quali argomenti? Ava e Ben hanno in programma di fare qualcosa insieme? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.